20 secondi alla diretta. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. 20 secondi. Io non vedo, me lo devi dire tu quando siamo in diretta. Ok, vediamo. Siamo in diretta? Siamo in diretta, via. Ciao a tutti. Come passare la domenica sera? Buonasera a tutti, ciao Ciao a ragazzi. tutti. Perché questa diretta? Racconta. Allora, questa diretta è perché, avete visto che a Natale ho fatto il menù zero sbatti della vigilia, il menù zero sbatti del giorno di Natale, il menù zero sbatti dell'ultimo dell'anno. A Pasqua io non ci avevo pensato e mi sono arrivate tante richieste di persone: ma Benetta, ma tu a Pasqua il menù zero sbatti quest'anno che fai? Non lo fai? Allora mi sono organizzata, insomma, ho creato un menù facile, veloce, alla portata di tutti, zero sbatti, zero sbattimento, ok? Perché qualcuno mi ha detto: ma che significa zero sbatti? Zero sbattimento, che non impazziamo nella preparazione. Ok, Va bene? oggi daremo 4 suggerimenti. Diamo 4 suggerimenti che secondo me possono essere utili, perché sono cose che vi potete preparare in anticipo, che potete congelare. Accendiamo il forno, nel forno mettiamo tutte le preparazioni, insomma, quindi potete stare tranquillamente seduti a tavola. E potete dire questo ai parenti: tu fai questo, io faccio questo, ti do la ricetta di Benedetta, e vi trovate lì a mangiare tutti insieme. Potrebbe anche essere questa una soluzione. Grazie Benedetta, sei molto gentile. Prego. Allora, vediamo quanti ne siamo. Vabbè, siamo già più di 3000, quindi possiamo un attimino... Vogliamo dire cosa andremo a fare? Allora, io ho pensato Un antipasto. un primo, un secondo e un dolce. Ok. Troppo banale? No, non è Cose? banale. Beh, noi andiamo 4 cose noi. Dopo da qua sul nostro suggerimenti, sito ce ne spunti. stanno tantissimi di spunti. Quindi... Allora, io ho pensato di fare un antipasto facile facile, che è il rotolo torta pasqualina. Quindi prendiamo spunto dalla torta pasqualina e utilizziamo la pasta sfoglia per fare un antipasto ancora più veloce e facile da preparare. Un primo piatto di stagione. Possono mancare le crespelle a Pasqua? No, che figura già facciamo? No, appunto, allora ho pensato di farle con i carciofi, crespelle ai carciofi. Ok. Di secondo faremo un'arista un po' particolare, Questa è bella, raga, ve lo dico perché è bella veramente. che però posso dire che non è un'idea mia, l'ho rubata al mio macellaio. Benedetta la mattina, ora vi racconto Quando come è vado a andato. fare Benedetta la spesa. mattina va a fare spesa, torna, ci ho avuto un'idea geniale. Ha preso praticamente questa cosa dal L'ho banco. vista dal macellaio, ve la facciamo vedere. L'arista fruttata si chiama, un'arista molto particolare e gustosa, ma facilissima da fare. Ah. E poi in ultimo, come dessert, ho pensato ad un rotolo fragole e cioccolato, ok? Vi faccio vedere un'anteprima di tutte le ricette, eccole qua. Il rotolo torta pasqualina, le crespelle, No, l'arista questo e il rotolo fragole e cioccolato. Intanto Benetta sta preparando. Io andando mi preparo per partire con l'antipasto. Quindi, allora, vediamo un attimino, intanto facciamo un bel saluto a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Quelli che stanno arrivando. Siamo più di 5.000, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Quindi siamo, vediamo, per adesso tutti i saluti, Quindi siamo pronti per fare Io il non ho rotolo? fatto il calcolo dei tempi della durata della diretta, cioè ho in mente il calcolo del tempo di preparazione delle ricette, però non ho fatto una roba precisa come quando è andato in TV, insomma, quindi iniziamo. Dopo, se andiamo un pochettino troppo lenti, mi faccio venire da una mano dai ragazzi, insomma, acceleriamo un po'. Se siamo nei tempi... No, non è in contemporanea, sei in contemporanea No, con no. Non siamo Non è in anche contemporanea, no. In futuro ci sarà qualche altra live anche in TV, quella è stata una roba Sì, un po'. è stata una prova che abbiamo fatto, insomma, un esperimento. Oh ragazzi, allora se ci siete, siamo quasi 6.000. Aspetta, però questa la devo leggere, Gianfranco. Io ho risolto col pranzo, vado al ristorante. No, infatti, secondo me tantissime persone, lo stavo a dire a lui, vanno fuori quest'anno, finalmente possiamo uscire, possiamo andare a pranzo fuori, possiamo stare all'aria aperta, possiamo stare insieme. Approfittate. Però magari se invece preferite farlo a casa, insomma, farlo più tradizionale, io vi do qualche idea. Ok, io vi faccio vedere intanto le ricette, gli ingredienti della prima ricetta, che Allora, è il che è il rotolo. rotolo torta pasqualina. Vai. Allora, per fare il rotolo torta pasqualina ci servono un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 250 g di ricotta, 250 g di spinaci già cotti, 30 g di formaggio grattugiato, 4 uova sode, un po' di noce moscata e un po' di sale,
e il tuorlo dell'uovo per spennellare sopra, un po' di semi di sesamo se volete, altrimenti va bene anche senza. Perfetto, dopo questo magari ve lo ridiamo gli ingredienti. Questa è abbastanza veloce, no? Veloce. Quindi possiamo intanto cominciare a farla. Qua il rotolo pasqualina. Rotolo pasqualina è una rivisitazione della classica torta pasqualina, no? Che andrebbe fatta con una pasta brisée, però ho pensato facciamo prima se la facciamo così, e quindi ho pensato di farlo nella versione rotolo, che se vi avanza potete tagliare a fette e magari portarvelo via del giorno di Pasquetta. Allora, posso fare una cosa bella prima di cominciare? Che è successo? Devo ringraziare i ragazzi. Lorenzo, Sì. vieni un attimo. Sì. Perché hanno... Cioè, hanno passato Michele la domenica pomeriggio e Lorenzo, grazie. che Cioè, oggi pomeriggio hanno sacrificato la loro domenica, che è anche il loro giorno di riposo, per darmi una mano e preparare tutte quante le cose in anticipo per andare più veloci. oh, Quindi, grazie ragazzi. grazie ragazzi, hanno veramente, sono commosso, oggi ci hanno sorpreso con la loro disponibilità. Beh, guarda, so sempre. Sempre, sì, non no, sono è mai vero, tirati però indietro. meglio ringraziarli. Ma certo. Vanno ringraziati, non meglio ringraziati. Allora, ok, ci siamo, vai. partiamo, perché sennò io ho già l'ansia che vado troppo lenta. Oh raga, scusate se vi facciamo far tardi, però dopo Ma la dai, ci diretta la facciamo una lasciamo. chiacchierata. Non so che c'era stasera in TV, non ho visto il Vabbè. palinsesto. Allora, in una ciotola mettiamo 250 grammi di spinaci cotti e un po' strizzati, perché la torta pasqualina, diciamo la classica, si fa con gli spinaci, li potete lasciare e strizzare oppure fare cuocere in padella. Poi aggiungiamo 250 grammi di ricotta vaccina, io utilizzo la vaccina ma va bene anche quella di pecora, e diamo una prima mescolata per amalgamare. Gli spinaci li ho anche un po' tagliati a pezzettini con le forbici per farli un pochettino più piccoli. Leggi tu intanto. Io intanto guardo i commenti. C'è anche Cinzia che ci segue. Cinzia è una delle nostre ragazze Ciao Cinzia. dalla Sicilia. Ok, qualcuno già dice se vuole farla in sostituzione degli spinaci. Carciofi, perché l'altra versione della torta pasqualina è con i carciofi, però siccome noi i carciofi li utilizziamo per le crespelle, ho pensato di fare... Si può fare il carciofo. Però potete fare l'inverso, cioè fate le crespelle con gli spinaci. Oppure nella le torta erbette di pasqualina. campo ci stanno bene Le pure, mo erbette si di cominciano a campo, trovare. certo, certo. Vai. Allora, aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di noce moscata, che a me piace la noce moscata. Anche questa, insomma, se non siete appassionati di noce moscata potete non metterla. Gli spinaci erano già cotti, sì, Già cotti, li potete partire dagli spinaci freschi, cuocere in padella oppure lessare, oppure degli spinaci surgelati. Questi erano surgelati. Surgelati e strizzati, 250 Surgelati, grammi. cotti e strizzati. Che se li strizzi da surgelati ti fai male. E aggiungo anche 30 grammi di formaggio grattugiato, Ok. che dà sapore. Do una bella mescolata. Qualcuno dice se queste cose si possono preparare prima. Allora, Praticamente sì, tutto. potete preparare tutto prima, il giorno prima, magari la torta pasqualina è buona pure il giorno dopo perché Sì. si ammorbidisce, si insaporisce tutto, quindi anche il giorno prima. Potete anche congelare tutto prima, Beh, questa qui si potrebbe ad esempio preparare prima e cuocere Cuocere all'ultimo al momento, momento di visto che la servire, cottura è abbastanza certo. veloce. Però ho pensato a tutte ricette, insomma, che potete preparare in anticipo. Ok, il ripieno è pronto. Che facciamo Ok. adesso? Faccio vedere un attimo il ripieno. Ricotta e spinaci. Ricotta e non è un bel spinaci. vedere. Ok, adesso? Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Ok. Lo srotoliamo. Anche E- con gli asparagi si potrebbe fare? Sì. Sì, gli Col asparagi pugliato. potete li assate prima, insomma, legano un pochettino meno, però magari va bene lo stesso. E mettiamo il ripieno sopra. Lo
lo allarghiamo per bene. Ok, Cristina mi chiede se voglio mettere i carciofi, quali devo mettere? Allora, guarda, puoi fare due cose: o parti dai carciofi freschi, li tagli a pezzettini sottili, li cuoci in padella con un po' di aglio e di prezzemolo. Dopo vi faccio vedere perché li devo Saranno cucinare. gli stessi carciofi che Esatto. facciamo per le crespelle. Oppure potete anche utilizzare i cuor di carciofi, prendete quelli surgelati, no? E li fate cuocere in padella, li insaporite un po' e vanno bene anche quelli che sono teneri. Si trovano surgelati già Sì, pronti? sì, già pronti. Da cuocere però sempre. Allora, allarghiamo tutto per bene. Ragazzi, le ricette le trovate già sotto in descrizione a questo video, il video lo lasceremo e poi dopo ogni tanto vi faccio anche il recap degli ingredienti e trovate poi tutto anche nei link nel sito e poi nei prossimi giorni, sempre su questo canale, vi rimettiamo le ricette in formato singole. corto, singole, quindi le potrete vedere. Ok, siamo 6.000 persone, quindi siamo tanti, grazie Ciao a ragazzi, tutti. non pensavamo oggi ci fosse tanta gente. Perché la gente Anche perché è un esce. po' lungo il menù, quindi vabbè. Vabbè, dai, ci facciamo compagnia. Ho sistemato il ripieno di ricotta e spinaci sopra la pasta sfoglia. Adesso prendo 4 uova sode, sgusciate, non serve dirlo, no? Sono già pronte. Non le Allora, un mettiamo. attimo, posso dire questa retroscena? Vai. Siccome sto a fare la dieta, no? E la mattina gioco perché per colazione il tuorlo dell'uovo sodo, ci sta tutte uova soda pronte. No, il tuorlo, l'albume. L'albume, scusate. E Benedetta ha usato quelle mie. Fa prima. Vabbè, 4 uova sode di Marco, che utilizzeremo intere, non l'albume. Vabbè, prendiamo 4 uova sode e le mettiamo in fila sopra al ripieno, verso qua. Sul margine del... Sul margine dove iniziamo ad arrotolare praticamente. Faccio vedere un attimino da vicino così si vede che arrotola. Vai. E arrotoliamo aiutandoci con la carta forno della pasta sfoglia. Chiudiamo bene le estremità, sigillando per bene. Mettete a posto due. Diamo un po' una compattata. E sto a vedere. Oh, ma che vuoi? Devo fare No, le ma riprese. viene il mal di mare quando ti sposti No, così col ma non mi stavo cellulare. spostando. Ok. E sistemiamo il nostro rotolo di torta pasqualina in una teglia da forno. Ok, avete visto quanto è facile? In teoria si può usare anche la pasta brisée comunque, Si giusto? può utilizzare la pasta brisée, la potete prendere già pronta, la potete preparare in casa, viene benissimo lo stesso. Potete farlo tondo, quindi dai la classica forma di torta pasqualina, utilizzando la pasta brisée tonda, 2, o la pasta sfoglia, sempre due sfoglie tonde, su una tortiera da 24-26 cm. Ok, adesso una spennellatina col tuorlo dell'uovo. Intanto siamo più di 7.000. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Ciao Benedetta e marito. Bravo marito, vedi la gente si rimuove anche il tuo nome, capito? Ciao. Per quando sei sempre... Grazie per la considerazione. Sempre, tipo, sai le mosche quelle fastidiose? Tipo. Ok. Possiamo già infornarlo così, però per un tocco in più ci mettiamo sopra i semi di sesamo. Semi di sesamo che danno sempre quel tocco Un po' rustico. così, come sembra già una roba più raffinata se uno ci Sì. metti i semi di sesamo. Ok. Bellissimo. Ok, a questo punto
torna in postazione. Ecco, aspetta che è drizzo che mi sono storto un attimo. Oh, 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 oh. A questo punto, No, sono dritto, sono dritto. a questo punto inforniamo e facciamo cuocere il rotolo torta pasqualina a 185 gradi col forno ventilato per circa 35 minuti. Col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Ok, mettiamo in forno e questa è la cottura, ve la faccio vedere. Ups. Mi vuoi dare, se no già il vassoio per impiattarlo? Vogliamo già tagliare questo? Possiamo far vedere, sì. Allora, intanto No, questo è che quello decidiamo... Opla, scusate, sto toccando. Intanto che decidiamo vi faccio rivedere il recap di questo, così potete fare lo screenshot, se volete. Dai, un quarto d'ora ha già fatto l'antipasto. Va. Sì, vabbè, l'antipasto era semplice. Questo è un recap degli ingredienti. Vi abbiamo detto che si può sostituire la pasta sfoglia con la pasta brisée, gli spinaci con i Quello carciofi. Stava lì sopra. No, perché questo è lo stesso colore del eccetera, rotolo. eccetera. Com'è la cottura delle uova soda? Non abbiamo detto. Allora, le uova sode io metto su un pentolino le 4 uova con l'acqua a temperatura ambiente che le ricopre in abbondanza. Accendo, da quando iniziano a bollire più o meno 10 minuti. Spengo, scolo l'acqua bollente e metto l'acqua fredda. E nell'arco di qualche minuto sono già... Quindi 10 minuti di bollore. Sì. 10 minuti. Ok. Ciao a tutti ragazzi. Hai fatto il timelapse della cottura? Il timelapse della cottura l'ho fatto vedere, Allora, vabbè, questo- ho lasciato gli ingredienti qua, quindi se l'avete visti comunque ragazzi li trovate anche in descrizione. Ci fai vedere... Sì, fammi sentire sta l'uovo, perché quando vorrei tagliare. Va bene, questo è il risultato. Questo l'abbiamo cotto, cioè è freddo praticamente, l'abbiamo Un attimo, mi cotto sono intrecciato. Ok. qualche ora fa, quindi vedete che lo potete preparare in anticipo che in realtà non gli succede niente. Posso dire io un suggerimento? Se uno ci mette del formaggio filante dentro Vabbè, diventa allora anche se lo fate non è più la torta pasqualina classica. No, però qualcuno magari non gradisce molto la ricotta, può sostituire la ricotta con del formaggio filante, tipo con della provola, la Ma scamorza. quante ne sai, ma grazie. Però in quel caso se lo volete far filare lo dovete portare a tavola caldo. Eh sì, Ok. eh sì. Invece così Vabbè, io ho dato Te un lo suggerimento puoi preparare perché in anticipo leggendo e- i commenti molti non Ok, apprezzano ok. la ricotta e... Ok, vediamo. vediamo se gliela faccio metterlo qua. Vediamo se ce la fa rompere. Prima facciamo sta figuraccia in diretta. Ok, allora, ce l'ho fatta. Ah, comunque si presenta anche bene a tavola, vero? Bello. Vuoi che lo tagliamo o facciamo tutto alla fine sta cosa? Che dici? No, vabbè, io secondo me intanto facciamo il taglio, poi passiamo le crespelle e poi dopo lo rimettiamo sopra. Non è che devi solo fare l'apertura per far vedere dentro. Ciao a tutti ragazzi. Allora, ragazzi, oggi è il mio compleanno. Auguri Lucia. E Auguri, ha fatto Lucia. ricette e tonno olive. Ciao Lucia, auguri. Allora io posso fare L'uovo- la furba? Che taglio dove sta l'uovo che è più bello? Certo. No, vabbè, devi tagliare, devi cercare di beccare l'uovo, sì. Dovrebbe stare qui sotto in questa zona. Ok, facciamo vedere da vicino così facciamo l'effetto. Pensa se non ci ho preso. Sì, ci ho preso. Guarda. Eccolo là. E questo è il risultato del rotolo torta pasqualina. Guarda L'ho che bello. tagliato tutto quanto a fette, insomma è carino, molto carino. Ok, vai, lasciamolo così che dopo lo facciamo vedere tutti insieme le cose. Questo qua lo possiamo togliere. Rotolo torta pasqualina. Questo è l'antipasto, un'idea di antipasto per il giorno di Pasqua o per il giorno di Pasquetta, perché magari, che ne so, fate doppia dose, ve lo potete portare una Sì, scampagnata. anche perché questo freddo è buono lo stesso. è buono, questo è freddo, anzi secondo me è pure più buono. Sì. È più facile da tagliare, insomma lo potete preparare in anticipo anche il giorno prima e lo potete fare come ho detto con la pasta sfoglia un attimo, avete visto? Vi preparate tutti gli ingredienti insomma e potete farlo e che vuoi? E poi niente, No, perché mi sta guardando di ancora, cioè, non sapevo che suggerimenti Vabbè, darvi. vabbè, ha un po' di professionalità, fai, cioè, devi dire, e adesso cari signori passiamo. Ah, ok. E adesso, cari signori che mi state guardando, Marco, piglialo un po', devo metterlo là dietro. Le cose, Lo tengo, Michele, lo metto qua. Michele mi deve portare tutti gli... Ok, qua lo appoggio qui.
Ragazzi, adesso passiamo al pezzo forte, al piatto. Oh, qua ragazzi ci vuole un po' di tempo, perché abbiamo deciso di preparare anche le crespelle. Le crespelle, però, cioè, sì. Ok, per chi si fosse connesso adesso, collegato adesso, stiamo facendo il menù di Pasqua. Zero sbatti. Zero sbatti. Burro, Abbiamo fatto il rotolo, carciofi. torta pasqualina, adesso facciamo le crespelle ai carciofi. Crespelle ai carciofi, faccio vedere intanto gli ingredienti. Aspetta un attimo che qua mi intreccio un po' con la regia, scusate. Allora, non mi guardare io così. lo so che mo si fa male, cioè non so Crespelle che ai carciofi, speriamo che ho scritto bene. No, l'ho messe col coso. Che hai fatto? Vabbè, niente, gli ingredienti, mannaggia. Che hai fatto? Fammi vedere se riesco a... Fammi vedere se riesco. Basta che non fai cascare la diretta. Aspetta Io lo un so, attimo. io Aspetta, lo so. ho fatto un pastrocchio. Queste cose... Ah, ok, aspetta, ci sono riuscito. Fermo. Ok, un attimo, ci sono riuscito. Ok, crespelle ai carciofi. Ok, no, fermi tutti. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Volevo fare il figo, ho fatto un pastrocchio. Eccole qua. Ho risolto. Aspetta, li taglio più fini però perché sono troppo grossi. Allora, non vi spaventate che ci stanno tanti ingredienti, è che ci sono due cose. Uno sono le crespelle e poi c'è il ripieno. Che è successo? Sono troppo... No, fatti un po' troppo grossi ragazzi. Perché l'ha tagliati veloci. Molto bene ragazzi, ma non benissimo. No, vabbè, ma cavoli, ma sono 4 ricette. Devono pensare a tutto quanto. Veramente vabbè, intanto faccio degli ingredienti. Praticamente c'è gli ingredienti per le crespelle che sono 4 uova. Allora, per le crespelle e i carciofi ci serviranno 4 uova, 40 grammi di burro, 250 grammi di farina, 500 ml di latte e un pizzico di sale. Questa è per la preparazione delle crespelle. Per il ripieno ci serviranno invece 350 grammi di carciofi. Io utilizzo questi freschi, però come ho detto vanno bene anche i guardi carciofo. Poi ci servono aglio, prezzemolo e olio. Il condimento perfetto. Sì, poi ci serve il vino bianco per sfumare. E poi quando andremo a fare le crespelle, sempre come ripieno oltre i carciofi, metteremo 8 fette di prosciutto cotto, che sono circa 200 grammi, 150 grammi di provola a pezzetti. Ho preso quella affumicata che dà un bel po' di sapore, 50 grammi di formaggio grattugiato e 500 ml di besciamella. Ok ragazzi, allora andiamo per gradi perché questo è un po', ci sta un po' dei passaggi, quindi facciamo prima i carciofi. No, posso cominciare? A posto? Ok, prima facciamo i carciofi. Allora, la prima cosa che facciamo prima di preparare le crespelle è cuocere i carciofi, quindi in una padella. Ok, questa del primo sarà la ricetta quella un po' più lunga di tutti, quindi mettiamoci comodi. Ma non li però non li voglio spaventare, però dico, è una ricetta che se uno se la segna, questa qui allora, risolve è una tutte le bella domeniche. ricetta, queste le potete, le crespelle, preparare già, mettere nella teglia pronte da cuocere e surgelare, mettere in congelatore e le tirate fuori, le mettete in forno direttamente da congelate. Ma anche le crespelle stesse che sono tipo uno le può preparare prima. Le crespelle le potete preparare, le mettete su un piatto, le coprite con la pellicola, si mantengono un paio di giorni, anche di più, quindi potete preparare anche quelle. Quindi in una padella trito un po' d'aglio e ho messo un po' d'olio d'oliva. Faccio scaldare. Qua adesso mi stanno dicendo preferisco crespelle, prosciutto e formaggio, eccetera, ma queste le potete fare dopo come allora pare. io vi do l'idea con i carciofi, poi dopo quello è il condimento il ripieno, potete mettere quello che preferite, potete utilizzare ricotta e spinaci come abbiamo fatto prima. Si può fare con il ragù? Si può fare con... Ragù e mozzarella? Ok, si possono fare vegetariani, ci mette il prosciutto cotto. Ci mette il prosciutto cotto, ma potete tranquillamente non metterlo. No, perché mi porti dei suggerimenti che mi Hai funghi, prosciutto e funghi. Sì, prosciutto e funghi. Vabbè. Ok. Buonasera, a me non piace la ricotta. Ma è perché la torta pasqualina si fa con la ricotta, però sono in tanti. La ricotta non piace a tutti. Nemmeno zia Giulietta. Zia Giulietta quando gli porto la roba con la ricotta storce il naso. Però l'altra sera gli ho portato la pastiera al cioccolato, buona sta torta, c'era la ricotta e non se n'è accorta. Ah, non gli piace la ricotta? No, a posto. Porca miseria. Devi stare attento tu con tutte queste manovre. Vediamo se riprende la connessione.
Scusate ragazzi, ho fatto cascare un attimo la connessione. Va bene. Ok, scusate. Vabbè, i carciofi tagliati molto sottili, facciamoli vedere. Sottili perché cucinano prima. Ok, dai. Ok, e ho fatto scaldare l'aglio in padella con un po' d'olio Sì. e faccio cuocere i carciofi, quindi li metto, posso andare? Vai. Li metto in pentola. Li faccio prima rosolare, poi aggiungo il vino e li faccio cuocere coperti. Aspetta che mi avvicino un pochino. Ah, l'aglio, come c'è la ciotolina. Intanto ciao a tutti quelli che si stanno collegando. L'arista tra, guarda, 20 minuti faremo anche l'arista, Sì. dai, adesso stiamo facendo le crespelle perché molti sono incuriositi dell'arista e fate bene a essere curiosi perché è proprio una bella ricetta. Marco, stai fermo. Marco, ti sei emozionato. Sì, perché stavo per fare un macello. Ah, io Ha carciofi. detto Marco che fuso orario avete, che fuori è ancora giorno. Possiamo far vedere, non so se si vede. Aspetta, vi facciamo vedere, raga, questa Occhio, occhio, ho spostato tutto. No, guarda, no, non fa tranquillo. pasticci. Di fuori Ok. abbiamo una Abbiamo lampada. una lampada che illumina, che è quella che utilizziamo anche quando facciamo la televisione o giriamo i video e praticamente dà un po', fa entrare un po' di luce e fa crescere benissimo queste piante. È vero. Vabbè, visto che ci siamo, faccio vedere pure un po' del backstage. Guardate come ci siamo attrezzati. Praticamente Benedetta c'ha quei fogli dove legge. Ci provo perché è proprio piccolino. Questo è il Mi cavalletto piace. con cui stiamo girando. E vabbè, io col telefonino sto facendo tutto. E poi abbiamo queste luci. Questa luce qua. Vabbè, questo è Allora- è la nostra cucina di casa, una volta era, adesso è No, diventa- è forte che le persone pensano che sia grande, no? Perché in TV sembra una Esatto, cucina guarda, grandissima, ma è piccola la cucina di casa nostra. Molti pensano che sia grandissima, in Sì, realtà non è sono, così sono grande. proprio le telecamere che allargano, infatti anch'io sono magrissima, però in televisione oppure durante le dirette sembro un po' tonda, ma in realtà io sono È proprio magrissima, magra, questa è magra. magra. Sono le riprese che non mi danno ragione. Attimo, stasera... Vabbè, scusate, mi sono intrecciato. Va bene, allora devi far... Adesso metti il sale se no mi scordo. Ok, come me Io so fai. perché. Saliamo, facciamo insaporire, poi dopo sfumiamo quel vino, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Se serve, vedete che si asciugano un pochettino d'acqua ci aggiungete in cottura. Io raga uso la stessa ricetta, ci faccio la frittata. Io ti faccio la frittata, la ricetta la mia, non è la tua. Con la stessa ricetta si può fare la frittata di carciofi, giusto? Sì, sì, sì. Fai rosolare per bene, poi metti le uova. Guarda, facciamo una cosa, questi vanno un altro pochettino, facciamo finta che sono passati 5 minuti, così guadagniamo un po' di tempo, andiamo a fare Ok. le spelle. Sfumiamo col vino. Questo com'è che si chiama quando è ASMR? Questo video è un po' anche SMR. Ok, chiudiamo col coperchio, E lasci cuocere? lasciamo cuocere per circa 15 minuti, ok, mescolando di tanto in tanto. Come avevo detto, se vedete che tendono un pochettino insomma, ad asciugarsi, ci mettete un pochettino d'acqua, ok? Perfetto, noi adesso ci mettiamo a fare le crespelle? Ci mettiamo a fare le crespelle. Ricetta classica delle crespelle. Mhm. Ok. Ok, ora faccio un po' di nero così si vedono anche i carciofi. Benissimo. In una ciotola rompiamo 4 uova. Tu state fermo con sto cellulare perché stasera lo so che devi combinare qualcosa. No, scusate, lo so, ma non è facile fare tutto. Io faccio tutto, io regia. E io cucino. Aiuto regia. Aiuto regia! Aspetta che metto dritto. Mettiamo un pizzico di sale.
il burro sciolto 40 grammi, ed iniziamo a mescolare con una forchetta. Ok, un attimino che ci chiedono per quante crespelle ci vengono con questo? Allora, io le faccio belle grandi per avere 8 crespelle. Ok, quindi con questa dose 8 crespelle grandi, però se utilizzate una padella un po' più piccola ce ne vengono anche 12. Io ho considerato che insomma uno se mangia 2 crespelle, io sto facendo tutta una dose per 4 persone, quindi se siete di più moltiplicate. Anche abbondanti perché erano belle grosse, quindi può mangiare anche 6. Tanta Così roba. come il rodolo potrebbe essere 4-6 Sì, persone. sì. Diciamo 4, però anche 6. Voi sapete che conoscete le persone che vengono a mangiare. Ok, mettiamo la farina un po' alla volta, 250 grammi. C'è una ragazza che dice che ti ha visto dal vivo e conferma che sei molto più magra che la TV. Grazie. Molto, un po' più magra. Che differenza c'è tra le crespelle e le crepe? Ma è uguale perché praticamente sono la stessa cosa, che anche sulle crepe non ci si mette lo zucchero nell'impasto, mi sembra. Qui ci abbiamo messo un pizzico di sale. Sì, diciamo Però... che è vero, anche le crepe sono salate. Proprio sono più sottili, può essere che le crespelle un po' più erte, un po' più toste. Sì, vabbè, se le fate sottili sarebbe meglio. Intanto mescoliamo anche i carciofi. Leggi mentre io mescolo. Grazie, siamo in tanti, siamo più di 7000 che sono tantissimi. Se uso i cuori di carciofo surgelati sempre 350 grammi? Sì, la quantità è la stessa. La quantità è la stessa, va bene. Allora, risparmiate tempo di sicuro, sì. proprio in questo periodo che ci stanno. Allora, la bellezza dei cuori di carciofi è che li potete, magari come io ho sempre gli spinaci, ce l'avete in congelatore, quindi se vi prende voglia di farle, tirate fuori, ci avete tutto pronto, non dovete nemmeno andare a fare la spesa. Ok, faccio vedere un attimino l'impasto che deve essere denso all'inizio. Oh, questo qua comunque sempre, insomma, è proprio la ricetta delle crespelle. Crespelle, sì, io questa è la ricetta base, cioè la potete utilizzare per tantissimi ripieni. Poi io adesso gli darò una forma un po' a triangolo, dopo vi faccio vedere come. Però la potete fare la classica arrotolata, la potete fare a fazzoletto, insomma ci stanno diversi modi anche di chiudere le crespelle. E adesso mettiamo il latte un po' alla volta. Ok, quindi aggiungi piano piano un po' di latte e lo fai assorbire. Sì. Ognuno ha la sua tecnica, con le crespelle c'è chi mette metà farina, poi il latte e poi l'altra metà della farina. Io mi trovo bene a... così. Perché di solito non mi vengono grumi. Ma questa sera in diretta... Di solito non gli vengono grumi, ma questa sera in giustamente in diretta dovrebbero venire. Ah, mi sono sporcata. No, vabbè dai, non è successo niente. Allora, in Abruzzo le crespelle vengono dette scrippelle, assolutamente sì. Senza latte ma solo con acqua, in Abruzzo le fanno. Allora, in questo caso non utilizzi la frusta perché, vabbè, con la forchetta. Perché sono abituata a fare con la forchetta, però se voi se vi trovate meglio con la frusta, va benissimo, Se faccio la torta pasqualina il giorno prima, chiede Patrizia, come la conservo? Allora, la conservi a temperatura ambiente, la copri con un po' di pellicola per alimenti oppure con un canovaccio sopra. Sì, infatti dice anche Maria che le crespelle o le crepe le fanno senza zucchero e senza sale in modo tale che vanno bene sia per il dolce che per il salato. Si può usare anche uno sbattitore per fare questo lavoro? Sì. Quando mettete tutto il latte poi a un certo punto schizza perché l'impasto è molto liquido.
Una domanda sorge spontanea, dice Nicoletta. Marco mangia tutto quello che prepara Benedetta? Guarda, mi piacerebbe, però purtroppo ultimamente sto un po' a dieta perché devo partecipare a un concorso di bellezza e mi devo mettere in Sì. No, vabbè, sono tanti anni che sto sempre a dieta praticamente, ufficialmente. Allora, sì, allora, qualcuno chiede perché per il latte mezzo lo misuri in grammi. Allora, Il latte comunque più o meno pesa come l'acqua. allora, i liquidi vanno per legge, come si dice, vanno misurati in ml, no? Ok, però che succede? Che spesso ci sono delle caraffe graduate che si trovano in commercio di tanti tipi, di plastica, di vetro e tutto quanto, e che sono un po' starate. Sono sballate. Sono un po' sballate, quindi quando leggete 500 ml, misurate 500 ml di acqua, perché l'acqua è quella con la quale dovete fare la prova, perché è l'unico liquido che ha lo stesso peso, grammi e quantità, quindi 500 grammi, 500 ml, e spesso non riporta, quindi io per sicurezza preferisco sempre darvi il peso, perché i bilancini di precisione a casa ce l'avete tutti quanti, i bilancini da cucina, fate la tara, e quindi è più facile che le ricette vi vengano. Perché insomma mi è capitato più di una volta che non... Sì, diciamo che tu preferisci darli in grammi, che così sei precisa, metti Sì, la caraffa esatto. sulla bilancia, misuri. I carciofi Allora, li hai girati? Devi girarli? li ho girati, li rigiro. Allora, sono quasi cotti, già aggiungiamo il prezzemolo, un po' di prezzemolo. Il sale ce l'abbiamo messo, mi pare, vero? Sale sì, l'avevi messo. Prezzemolo. Che gli dà un po' di sapore e colore. Non ti spostare, non ti No, no, spostare, non mi perché ogni sposto, volta non mi che ti sposto. sposti io tremo. No, perché prima è saltata la connessione. Ok. Ci possiamo aggiungere un pochino d'acqua, così il vapore li fa cuocere un po' più velocemente. Ciao Benetta, non vedo l'ora che arriva in Pasquetta per vederti a Perugia. Sì, bene, allora... Ti ricordi, perché non mi ricordo il il posto? lunedì di Pasquetta saremo a Perugia al centro commerciale Facciamo Quasar. adesso sotto queste cose un po' di incontri. E poi invece venerdì prossimo in Abruzzo a Teramo al centro commerciale Gran Sasso. Gran Sasso. Pomeriggio, venerdì Mi è pomeriggio. cascato una foglietta. Vabbè, prezzemolo. Ok, però vedi, no, demuove. No, no. È venuta senza grumi. Vabbè, la faccio vedere però, scusa. Sì, sì, sì. Facciamo vedere. Però nel caso ci fossero grumi, Non la facevamo vedere. no. A parte quello. Che fate? Dai, vabbè. Stavo lontano. Allora, prendete un'altra ciotola. Ah, ok, nel caso ci fossero grumi? Faccio vedere un attimo? Sì, sì, è Ah, un questo- trucco, no? Beh, vabbè, no, però non ci stanno i grumi qua. Ok, se no prendete questa, la mettete su un'altra ciotola e la filtrate. E schiacciate con la forchetta se ci sta un po' di farina. Ma tu come lo sai, visto che ti viene sempre senza grumi? Perché mi capita pure a me ogni tanto che mi escono i grumi, allora faccio così. Sto Ma mi scherzando. sei antipatico, mamma mia. Ok, Vabbè, la siamo. filtrate, insomma, se ci stanno i grumi. Sì, ma non succede niente. Ok, che facciamo adesso? Adesso possiamo iniziare a cuocere le crespelle. Forse la padella? La sto messa dove? Ah, qua sotto. Ah. Ok. Ma a Torino quando venite? Beh, eravamo venuti a Torino anche A Torino andremo al Salone del Libro. Quando a maggio, mi sembra. Perfetto. Ok. Benny dice che siccome in Abruzzo si fanno con l'acqua le crespelle, Ah, dice, pensavo che se carta la voleva pure far per arrabbiare la asciugare. nonna, diceva che le faceva col latte. Come? A Roma ci venite? Sì, veniamo. Quando è bello che dobbiamo andare Allora, via? il 16 d'aprile, che è il giorno del compleanno di mamma. perché Veniamo se a mi ricordo. Torvaianica. No, non è Torvaianica. Sì, all'acqua... Non mi ricordo. Aspetta. Si chiama... vabbè, ma non mi ricordo. Non mi pare Torvaianica, però vicino Roma, fuori c'è un parco di divertimento per sì, a bambini. Torvaianica, a posto. A Torvaianica, dove c'è il Zoo Marine. Zoo Marine, il a 16 Torvaianica, aprile. sì.
E vediamo perché presentano il ristorante di Super Benny. Sì, apriranno un ristorante di Super Benny, ci sarà Quindi vabbè, insomma, prossimo appuntamento, facciamo sta cosa veloce. Prossimo Io non- appuntamento, il 7 a Teramo al centro commerciale Gran Gran Sasso, Sasso. il 10 al Quasar di Perugia Perugia, e 10. il 16 a Zomarin. Zomarin, in quella località dove sta Zomarin vicino Roma, che è Torbagliani. Ok, Comunque, in geografia io sono un po' una mezza perché frana. lei sapeva Roma. Allora, mettiamo a scaldare una padella. Sì. Quando è calda, Mhm. perché mi No, ha fatto niente, la faccia niente, così? vai. Quando è calda, ungiamo leggermente con del burro. Sì. Asciughiamo l'eccesso di burro. Dopo il prossimo lo faccio vedere da vicino, così almeno. E facciamo le crispelle. E iniziamo a fare le crespelle. Quindi mettiamo più o meno un paio di mestoli di composto. Ah, ok, forse... Vai. Non mi distrarre che è un momento un po' topico. Ok. Allarghiamo per bene e facciamo cuocere. Che volevi? No, c'era Valmontone, forse ci siamo confusi Valmontone con quello di Zomarin. Quando era il 20 e il 6? Vabbè, dopo... Prossima volta descrivi tutto no, per adesso- bene. adesso- Perché io mi ricordo tutti gli ingredienti. Dopo mi dai il cellulare di Benedetta che lo guardo un attimo, così almeno diamo le informazioni giuste. Ma ora facciamo le crespelle, concentriamoci. Siamo sulle concentrati, non ci perdiamo in... crespelle. Ah. I carciofi sono quasi cotti, eh? Ok. Le crespelle devono cuocere più o meno un paio di minuti per lato, magari un po' di più sul primo lato, un po' di meno sul secondo, quando le girate, insomma. Con una spatola controllate la cottura. Zomarin Pomezia. Scusate. Vabbè, scusate ragazzi. Meglio che mi sto zitto. Questa fa un macello. Che poi ho le informazioni del cellulare e non le posso guardare perché sennò... Allora, praticamente, quando diventa tutta più o meno, non è più tanto lucida sopra, vi accorgete che è cotta, aiutandovi con una spatola. Farei dorare un momentino di più, perché mi piace un po' bruscatelle le crespelle. Con un colpo secco girate e fate cuocere dall'altra parte. Posso? No, sì, è quello che dicevamo. A Valmontone ci andiamo a maggio, al 13 maggio, ecco, non ho detto una cavolata. Però forse la località qua, tu mi dice Pomezia, forse sta quello di Zomarin. Ok, la prima crespella è pronta. La vedi? Sì? Ok, la possiamo mettere sul piatto. Ah, l'avevi già girata? Sì, quando tu eri distratto cerca le località. Ok. Ok. E andiamo avanti a fare anche le altre. Adesso io ne faccio un Questo paio la riprendo da vicino. Mettiamo più o meno un paio di Di mestoli. Poi allarghiamo per bene. E facciamo cuocere per un paio di minuti. Praticamente è un paio di minuti per lato, giusto? Sì. L'ho fulminato mentre ho guardato. Vengono così. Belle queste crespelle, eh? Sì, sono dorate. Che poi la prima è sempre quella che viene un po' peggio di solito. Sì, come i pancake. Come i pancake. Allora, io le faccio belle grandi, come avevo detto, perché poi faccio ste crespellone. Però se utilizzate una padella un po' più piccola, insomma, potete farle più piccoline, ce ne vengono 12. Ce ne sono 8, ne vengono. Così con questa dose ne vengono 8 di solito. Guarda, ne facciamo 3 e poi dopo... Le facciamo trovare già pronte. Già sennò ci pronte, mettiamo perché un sacco sennò di ci tempo. mettiamo troppo tempo. Le giro.
Le crespelle si possono preparare anche giorni prima Qualche giorno prima sì, ma non tantissimo. e si tengono in frigo? Allora li mettete su un piatto una sopra l'altra e le coprite per bene con la pellicola Si tengono in frigo? e si tengono in frigorifero, sì, poi dopo le tirate fuori, le potete utilizzare subito. Questa è pronta, levate che devo... Vai. Facciamo un'altra, guarda, Vai. un'altra Un'altra crespella. per compagnia. Ma di chi sono queste belle padelle così Visto? antiaderenti? Che Hai visto? Queste proprio ci vanno le crespelle, sono orgogliosissima. Sono della mia linea di padelle fatte in casa da Benedetta. Ah, Ciao. fanatica! Oh. Guarda, per fare le crespelle posso dire che so proprio... ma per fare tutto. Anche per bruciare i carciofi che ci li stavamo scordando. Vabbè, questi sono pronti pure. I carciofi sono pronti? Lo fa vedere? Possiamo spegnerli, eh. Belli! Spegniamo. A me i carciofi piacciono tantissimo. Un altro minutino, poi la giriamo. Noi ce l'abbiamo i carciofi nell'orto, sì. Ce l'avevamo. Poi abbiamo fatto quest'orto qua, Eh. non l'abbiamo messi più, ma io ce li rimetto. Ho 6 piante pronte da piantare, perché ho individuato una zona che fa per me. Ok, giriamo. Queste quante ne? 8 tutte? Allora che facciamo? O Ok. facciamo... Sì, dai, facciamo finta che le abbiamo cotte tutte, ne mettiamo altre 5 e siamo a posto. mettiamoci... Oppure usiamo direttamente quelle che sono già raffreddate. Ok. Vabbè, anche questa è pronta. Quindi se ti metti in postazione io... Ok. E voilà! Facciamo questo cambio così almeno abbiamo le crespelle pronte. Vabbè. Vabbè. Andate avanti così a farne 8. Mazza, siamo 8000, ciao ragazzi, ciao a tutti. Michele, te porti via sta padella? Occhio però a prenderla dal manico, che... così faccio un po' di spazio. E allora ci prepariamo per dar forma alle crespelle, no? Quindi ci servono i carciofi che abbiamo cotto, 8 crespelle. Aspetta. Ok, prepariamo tutti gli ingredienti. Ah, faccio una cosa, intanto che prepari mi rimando un recap degli ingredienti, così Fammi vedere un attimo almeno come mi posso organizzare le gli metto qui a spazi. sinistra, così potete salvarvi gli ingredienti se volete. Sopra ci sono gli ingredienti per le crespelle e sotto per il ripieno. Facciamo così, le crespelle le metto qua. Ma se il ripieno fosse con le zucchine, con altro si potrebbe abbinare? Beh, Un altro formaggio, secondo me. Anche con la stessa provola va bene lo certo. stesso. Potresti Prosciutto cotto, sostituire speck, lo speck ma anche sta uguale bene a questo con le zucchine, no? questo e una pirofila. Ah, beh, Roberto li cuoce al vapore i carciofi, non male. Sì, beh, così sono un pochetto più saporiti. Si possono fare il venerdì per mangiarli la domenica? Certo. Sì, secondo me sì, perché tanto è Assolutamente tutto sì. cotto, quindi non gli succede niente. Allora, fatemi vedere se ci sto con gli spazi. Un po' miserello, aspettate, Ok, sì, vai, ci sto. Tu vedi tutto? E naturalmente con la stessa, qualcuno diceva che con la stessa cosa si potrebbero fare le lasagne. Lasagne. Che poi era la nostra scelta, ti ricordi? Allora, ma anche una torta di crespelle potete fare, Cioè, se invece di... Ve l'ho spoilerata, la volevo fare tra un po', però vabbè. Avete preparato le crespelle. Invece di piegarle, fate un piano di besciamella, un piatto di crespelle ripieno, crespella, besciamella, cioè, e fate una torta di crespelle che tagliate a fette. In pratica si possono usare le crespelle esattamente come si usano la pasta, la sfoglia delle lasagne. Esatto, allora ci siamo preparati, non ci perdiamo in Vai, chiacchiere. scusate. Non è tardi. No, Siamo in stiamo tempo. andando Ok. bene con i tempi, ma poi... Allora, le 8 crespelle che ci siamo preparati, i 300 grammi di carciofi, 350, quanti ne era? Ok. 8 fette di prosciutto cotto, circa 200 grammi, 150 grammi di provola affumicata a dadini, 50 grammi di formaggio grattugiato e 500 ml di besciamella, che ho un pochettino ammorbidito con del latte, perché era bella soda. Partiamo, prima di tutto mettiamo un po' di besciamella nella teglia, quindi prendete una pirofila. Nella pirofila? Nella pirofila mettete un po' di besciamella sul fondo.
e la allargate per bene. Sto lavorando un po' contro mano perché non ci dà. Vabbè, mettete un po' di pirofila. Insomma, sporchiamo il Mettete un po' di fondo della pirofila pirofila. sul fondo della besciamella. Mettete un po' di pirofila sul fondo della besciamella, poi Poi prendete una crespella, mettete un cucchiaio di besciamella, spalmate per bene. La prima falla da lontano, poi poi sì, poi mi avvicino. Adesso te ne faccio fare un paio e poi mi avvicino, così si vede tutto il procedimento. Ok. Mettete una fetta di prosciutto cotto sopra, prosciutto cotto, speck, prosciutto crudo, che ci si può mettere? Ci si può mettere... Vabbè, insomma, anche niente affettato, niente carne, ci mettete. Poi ci mettete un po' di carciofi. Io ho le mani d'amianto, ce li metto, anche se sto ancora un po' caldo. Ah, la salsiccia, sì, salsiccia. Ah, salsiccia, ottima idea. Poi qualche cubetto di provola affumicata. Una spolverata di formaggio grattugiato. Allora, qualcuno chiede, la padella era da 28 cm. Allora, giusto? quella delle crepe è da 28 cm, quella delle crespelle. La padella delle crepe era, scusate, delle crespelle era da 28 cm e questa è tipo 20 per, ve lo dice subito, scusatemi, non è stata precisa. Aspettate. 22 per 30 mi pare. 20, 30. 22, 30, dai. 22, 30. Scusate, non vi abbiamo detto misura. Ma io devo... Ok, quindi era da 28 le crespelle. La padella è da 28, scusate, non ve l'ho detto, perché le ho fatte belle grandi, però insomma... Però passiamo alle crespelle, Marco, non ci perdiamo... Vai, scusate. Ok. Che faccio adesso? Come do la forma alle crespelle? Ho preparato tutto il ripieno. Le piego a metà, dondolo un po', vabbè, allargo un pochettino il ripieno e poi dopo qua piego a fazzoletto, no, a triangolo, come si dice? Bello. Ok, Sì. E metto, cioè dopo che ti sei mangiato una di Così queste... è a portafoglio, come A fanno a Napoli portafoglio. la pizza. Ok, e la metto nella pirofila. Dopo vi faccio vedere anche da vicino, mi avvicino. Intanto rivediamo il procedimento. Procedimento, besciamella. 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 Prosciutto cotto. Ok, per farle vegetariane naturalmente non ci metti il prosciutto cotto, magari puoi Ovviamente mettere... no, ci metti un po', sai che ci si può mettere anche, che ci sta bene secondo me, la crescenza. Ah, il la formaggio. crescenza, sì. La crescenza invece della besciamella? No, Ah, no, invece in aggiunta. Poi cubetti di provola. cubetti di provola. Spolverata di parmigiano. Spolverate di parmigiano. Hai studiato? Sì. Poi chiudete a metà E di nuovo a metà. e di nuovo a metà. È scappato. Piano, calma. No, perché voglio andare in veloce, io voglio fare. Vabbè, dai, ci siamo. Dopo le altre sono veloci, le altre Ok. ricette. Leggi mentre io vado avanti con le preparazioni. Stasera è la prima volta che mi collego in televisione, ma in televisione ti seguo sempre. Ciao a tutti ragazzi. Io non vi saluto, ma non perché non vi voglio salutare, ma perché sto concentrata. Sì, dopo ecco qua, se volete fare il ragù, insomma i condimenti sono mille. Si dice a ventaglio, ecco. A ventaglio, Grazie brave. Mirta che ci ha suggerito come si dice. Ok. Queste, siccome noi ce le abbiamo cotte, ce le potremo congelare e ce le abbiamo per Pasqua. Esatto, queste qua ragazzi, questo è un queste menù- che vedete È voi. un menù Adesso zero sbatti, pure per me, perché tutto quello che preparo stasera, siccome ce l'abbiamo già pronto per farvelo vedere, me lo metto ce da lo parte. mangiamo a Pasqua per davvero, ce lo Queste cuciniamo a Pasqua me per lo davvero. congelo e vedete queste Quindi le stiamo posso... unendo l'utile e il dilettevole. Vai, adesso faccio vedere il procedimento da vicino, vai. Allora, una crespella, Ok. un po' di besciamella, spalmate per bene, una fetta di prosciutto cotto, un po' di carciofi,
quelli che avevamo cotto prima. Qualche cubetto di provola. Vedi, come mi stai vicino mi emoziona, faccio un po' di formaggio grattugiato E ora facciamo vedere. e pieghiamo. Si è visto? Sì, sì. E lo sistemiamo qua. E lo sistemiamo nella pirofila. Allora, praticamente le mette sovrapposte. Leggermente sovrapposte. Adesso metto qua, guarda. faccio Però vedere queste anche allora da dietro. teoricamente le potreste anche piegare così, no? Quando ci avete il ripieno. Quindi piegate all'interno due lembi e poi arrotolate, no? Questa è la La classica. classica crespella. Potete piegarle in quattro, metà. metà così. È un'altra forma di crespella. Insomma, sulle crespelle potremmo dire molto. Però non ci perdiamo le troppo. crespelle sono un argomento molto, molto esteso. Non so perché mi sembra che mi sto scordando qualcosa. No, no, no. A parte che abbiamo Michele qua che ci aiuta, se ti scordi si ricorda lui. Formaggio. E così via. E così via, me ne mancano 3, mi pare. Dai, facciamole, dai, no? Sì, sì, per forza perché no. No, nel senso che... Che faccio? No, guarda, finite voi a casa, come quando vai a scuola. Ti spiego un pochettino, poi a casa voi fate questo, va bene? E non faccio vedere qual è il risultato. Ok, io passo di qua, penso che si è capito. E vi sento un po' di domande intanto, così almeno non li facciamo annoiare troppo. Ah, ma la besciamella solo sotto il fondo della pirofila? No, o dopo anche quella sopra? che avanza gliela Allora, rimetti tutta sopra. Sotto, poi la messa nelle crespelle e poi dopo alla fine vedrete che servirà per la gratinatura. Sopra, gliela metto tutta sopra e insomma, Ah, ok, qualcuno suggerisce che si potrebbe preparare anche col pesce. Ma certo, le ma crespelle siccome del io... pesce vi piace vincere facile. Qualcuno dice la pancetta. Anche, Buona idea, buona. ottima. Vabbè, ci siamo visti al centro commerciale Conè qualche settimana fa. Sì, c'era- con Beatrice. Ciao a tutti, c'era sei stato c'era bellissimo tanta quell'incontro. Cloud, dopo lo facciamo vedere sta Cloud, sotto. lui solitamente alle 8:30 va a dormire la sera. Ripieno, senti che bella questa, ripieno di gamberetti o salmone, così si potrebbe mettere per amalgamare. Questa è una bella idea. Un formaggio, qualsiasi formaggio. Sì. Allora, zucchine, salmone, besciamella e ci potete mettere anche... Ah, ecco, zucchine e salmone, Sì, bella sì, sì, idea. sì. Qualcuno le fa anche con Ci siamo quasi, abbiamo fatto. besciamella senza lattosio, io credo che esista, credo che in Sì, sì. commercio esista. O se no la fate a casa la besciamella, Quella se fate non la così trovate, con latte vegetale. è facile facile. Con latte senza lattosio. Zucchine e salmone, esatto. Manzo, un pizzichetto di carciofi. C'è Giuditta che è nata il terzo giorno, lo stesso giorno tuo, il 3 di 13 giugno novembre. 72. Wow, È scorpioncine. anziana come te. Noi siamo delle giovincelle. Sta scherzando. Si possono fare con i funghi, ovviamente. Certo, certo, prosciutto cotto e funghi. Radicchio e gorgonzola. Bella Sì, idea. buone, radicchio e Mortadella gorgonzola. e pistacchi. O sulle... Vabbè, quando non mi vengono le idee devo fare una diretta. Pepe anche nei carciofi ci starebbe bene, sì, vero? Sì, sì. Benedetta, perché fai un colpo di karate per piegare le... È vero. Benedetta è Io vice campione. sono cintura Nera nera di crespelle. Ci invitano alla sagra del carciofo in una frazione di Senigallia ad Ancona. Ah, Vabbè, l'avevo vabbè. sentita sta sagra, è abbastanza famosa, eh? Ok. Sì, esiste la besciamella senza lattosio, tra l'altro anche con poche calorie, quindi c'è.
Io so che esiste anche delle versioni vegetali del besciamella, si vedono sempre più spesso, quindi no problem per Ora chi... me ne è avanzato un bizzichetto, non ce lo metto, se no non gliela faccio chiudere. Toh, porta via anche questo, mica? Così ci facciamo spazio. Ciao Elide, che è appena tornata dal lavoro e ci sta seguendo. E con l'ultimo colpo di karate chiudo a ventaglio. Wata! Vabbè. Ok, vediamo a colpo d'occhio com'è la pirofila. Eccola qua. Aspettate che mi lavo un secondo le mani. A posto, ci siamo. Oh ragazzi, abbiamo fatto in diretta le crespelle, ragazzi, questa è un'impresa veramente. Ok, ora la besciamella che è avanzata la mettiamo tutta sopra a coprire. Considerate che poi dopo in cottura comunque questa si scioglie, insomma, se ci stanno delle parti non coperte non vi preoccupate, eh. Sì, secondo me la porzione giusta di questa è 1,5, probabilmente diciamo che 6 persone ci possono mangiare. Noi che siamo Noi che siamo dei che? mangioni, diciamo, ce ne mangiamo 2, però forse 1,5 con un pranzo... Ma le potete fare piccoline, io, cioè nel senso anche per una questione di praticità, allora, più sono grandi, più fate prima a fare tutto, no? Perché la crespella ne vengono di meno, quindi insomma impiegate meno a prepararle, il ripieno quando ne avete fatta una fa per 2, insomma, però potete farle più piccole. E diamo un'ultima spolverata di formaggio grattugiato sopra, che aiuta anche a fare una bella gratinatura. Io andiamo, vai. No, vabbè. Allora, queste potete cuocerle subito e quindi le fate cuocere a 185 gradi per 35-40 minuti col forno ventilato, oppure le avete preparate, le potete conservare in frigorifero, mettete sopra un foglio di pellicola e possono stare lì un paio di giorni. Le potete congelare, quindi ve le preparate in anticipo e ce l'avete pronte e le tirate fuori quando vi servono. Sì, ad esempio uno quando fa le crespelle ne fa tante e poi le fa Sì. diverse Beh, a casa mia quando si fa i cannelloni si mette una squadra tutti si fa teglie e teglie e teglie e poi si surgelano e si tirano fuori all'occorrenza, insomma. le Quindi... domeniche. Ok, faccio vedere la cottura. Cottura? Sei d'accordo? Sì. Cottura delle crespelle, belle gratinate in forno, tac 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 tac, olè, e sono così. E vengono così. Comunque Guardate. posso dire una cosa, le dirette con le cose con la cottura solo noi ce l'abbiamo. Io penso a livello mondiale siamo gli unici. Allora, prima di fare... Possiamo dire pure sta cosa però? Sì. Che non so proprio improvvisate le dirette, cioè che le ricette lo provate e riprovate per calcolare i tempi. E i ragazzi mi fanno tutta, diciamo, ecco, fanno le foto, quindi quando esce, facciamo la diretta c'è già l'articolo con le foto e fanno già la registrazione della cottura. In questo modo la diretta è un pochettino più completa, sì, ricca. e soprattutto quando diamo una ricetta è stata provata tante volte. Ma tante volte, da me e da loro. Ok, questo è il risultato finale. L'hai fatto vedere dal timelapse della cottura? Sì, l'ho fatto vedere. Queste sono C'è le un crespelle. profumo, ragazzi, che siccome che in realtà non hanno nemmeno... sono scottano, calde queste. hanno sfornate adesso. E vengono così. Vogliamo rompere, tirarne fuori una? Facciamo... Michele, ci porti un piatto che facciamo vedere come sono dentro? Dentro sono ripiene. No, nel senso facciamo vedere cotte. Ok. Il piatto. Mo' mi sa che non c'ho una palettina giusta per pialle. Mi piace una paletta... Oh, questa ce la faccio, no? Una palettina piatta.
Guarda. No, con quella non gliela fa, cioè devo proprio un attimo. Ok. Va bene, vai. Non so, mi dispiace rompere. Perché? C'hanno la crosticina bella croccante. Ok. Eccola qua. Che dire? Fa voglia? Sì, fuma. Bella calda. Eccole qua. Queste sono. Va bene, allora anche le crespelle ce le siamo smarcate. Ah. Andiamo. Ok, crespelle fatte. Passiamo alla prossima ricetta. Allora, Michele, aspetta, prendi le presine perché queste scotte. No. Attenzione, mica non ti scottare. Grazie. Non era per fartelo mangiare, era per. Però un buon assaggio, un attimo, un pezzettino. Terza ricetta, il secondo. Terza ricetta. Ok. Il secondo che è una ricetta. Anche... Scusa, una domanda sulle crespelle. Da congelate subito in forno o vanno fatte scongelare? Io le metto subito in forno. Cioè, Da congelate? Da congelate. Posso fare Ok. un cambio scenico? Come? Scivola? Aspetta. Ci mettiamo quest'altro che è più o meno scivoloso? Sì, aspetta. Cambio tagliere. Cambio tagliere perché almeno questo me si muove invece l'altro no. Ok. Allora, questa qui andremo a fare la terza ricetta che sarà la... Faccio vedere la foto. Faccio vedere la foto. Sarà l'arista fruttata. Praticamente è un'arista con le mele. È bellissima. Bella, È bella, buonissima. Devo fare i complimenti Al all'arista. macellaio. No, devo fare i complimenti al macellaio che ha dato la ricetta benedetta perché è veramente fantastica. Allora, per l'arista fruttata ci servono, la manda gli ingredienti. L'hai mandati? Mandiamo gli ingredienti, scusatemi. Vai. Questo è facile. Questa è facilissima. Arista fruttata. Oh, e- miseria, ho fatto un casino per qua. Aspettate un attimo. Scusate ragazzi. Pac. Ok, ci sono. Un attimo solo. Torno subito, raga. Torno subito. Che ci hai sono. combinato? No, non è niente. Ho fatto un pastrocchio prima. Ok, vai. Allora, per l'arista fruttata ci servono un'arista di circa 1,2 kg, 1,3 kg insomma. Poi ci servono 2 mele, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, 2 rametti di rosmarino e 100 ml di vino bianco. Le mele l'ho dette, sì. Marco, stai mangiando le crespelle? No! Come avete fatto a scoprire? Cioè, io voglio sapere, No! ma siete proprio dei detective, siete? Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incidere l'arista, tagliarla fino ad arrivare più o meno a metà della carne. Quindi con un coltello ben affilato facciamo delle incisioni sulla carne a una distanza più o meno di 1 centimetro, 1,5 centimetri una dall'altra. Non arriviamo sul fondo, arriviamo fino a metà della carne. Faccio vedere. Si Vai. vede? Questa pesa 1,2 kg, giusto più o meno? Sì, 1,2 kg. Me le tagli dando a fette queste, Michele? L'arista è una carne che aiuta molto perché è semplice da preparare, la potete cuocere in forno, la potete preparare in anticipo, insomma, e in questa versione così con la frutta è un po' particolare, ma provatela perché è buonissima. Ora, Sì. sale, quindi in tutti i tagli
Saliamo. Ah, ok. Proprio la fate così come se fosse un ventaglio. E magari salate anche dietro. L'arista è la lonza? La lonza, sì. È la Sì, sì. lonza. Le mele vanno bene tutte o è una varietà Allora, particolare? vanno bene tutte, anche le mele verdi secondo me ci stanno bene. Sì. Io adesso le utilizzo con la buccia rossa perché era carino il contrasto dei colori, soprattutto da cruda, che nel momento in cui sono cotte. Poi pepe allo stesso modo, quindi dentro ogni taglio. Ok, quindi hai condito le fette tutte con sale e pepe. Ho Faccio condito vedere. tutta all'arista, praticamente ho aggiunto sale e pepe dentro ogni qua, dentro. Va condita bene. Ora, Ora ho chiesto a Michele se per cortesia mi tagliava a fettine le mele così guadagnavamo. comunque un paio di mele con le Intanto- tagliate a sì, fettine intanto io mi sottili. preparo lo spago. Si potrebbe fare con l'ananas? Secondo me sì, allora secondo me sì. sicuramente viene molto buona con le pere pure, E qualcuno invece dice come carne il vitello. anche se la carne dolce del maiale secondo me è un pochettino più giusta con la frutta. Sì, molto più di uno dice l'ananas. Sì, l'ananas secondo me si presta Sì, comunque. sì, sì. Anche sai secondo me cosa? All'arancia, un po' come l'anatra all'arancia, l'arista all'arancia, mica male L'arista come... presto Porca su. miseria, questa è un'idea questa, arista all'arancia, suona anche bene. Qual- Ci stanno bene anche le prugne, l'arancia e l'ananas, sì, infatti. Anche le Morena prugne, dice. sì, le prugne è un'altra cosa che si cucina Con la spesso, le buccia? prugne secche. Sì, guarda, con la buccia Allora, noi le perché? mettiamo con la buccia prima cosa perché in forno praticamente la buccia un po' protegge la mela e quindi rimane un pochettino più integra, diciamo così. E poi perché è anche più carino da vedere, secondo me. Allora, facciamo vedere quanto l'hanno tagliate sottili le mele. Belle sottili. Ma non sottilissime, Sì, però ok. Che Vai, facciamo vedere. adesso? Praticamente ogni taglio mettiamo 2 pezzetti di mela, così. Anche di più di due? No, 2. Ok. Vabbè, dopo dipende un po' dalla grandezza dell'arista. È proprio una figata sta ricetta, eh? Mamma mia, che bella. È facile, capito? Non è È niente. facile per fare un figurone. Ah, sì. Perché tu presenti, dici, ma non hai mai visto l'arista con la mela? Ecco, le mele serviranno una mela e mezza, insomma. Dipende dalla grandezza. Sì. E le abbiamo, come vedete, insomma, messe tutte dentro. Ok? Sì. Che dobbiamo fare adesso però? Non possiamo metterle in forno così perché col calore si aprirebbe ancora di più. Ok, aspetta che mi sono bloccata adesso. Perché mi sei bloccata? Si è bloccata.